Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Come vedete oggi non siamo in Giappone, ma visto che mi avete fatto veramente una valanga di domande, oggi in tenuta integrale jeans risponderemo a un po' di queste. Mi raccomando, arrivate fino in fondo al video perché vi racconterò qual è stato il nostro itinerario, visto che è stata una domanda molto richiesta. Let's go! Sperando che l'antivento funzioni, tra l'altro. Allora, che quartiere consigli per prenotare hotel a Tokyo? Allora, non c'è un quartiere migliore dell'altro, dipende sostanzialmente da che itinerario avete creato, perché se state una settimana a Tokyo, ad esempio, se andrete a visitare più le zone a est e piuttosto che quelle a ovest, allora vi dico cercate un alloggio che sia nella zona est, perché sennò tutte le mattine perderete un'ora almeno solo per spostarvi con le metro. Se invece decidete di fare sia zona est che zona ovest, allora vi consiglio di spostarvi e fare magari 3 giorni da una parte e poi 3 giorni dall'altra, in modo da avvantaggiarvi negli spostamenti e nel visitare le zone più vicine. In che mese siete andati e che mese consigli? Allora, noi siamo andati a marzo dal 6 al 26 e tutto sommato ve lo consiglio. C'è la signora che è interessata. Tutto sommato ve lo consiglio, anche se abbiamo beccato un meteo abbastanza variabile, neve i primi giorni a Tokyo e poi un caldo infernale verso Kyoto, però tutto sommato per quello che ho letto il Giappone è bello tutto l'anno. L'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che ad agosto veramente c'è un caldo cioè indescrivibile, però non l'ho provato sulla mia pelle. A livello di burocrazia, cosa devo fare per andare in Giappone? Oltre a prendere i biglietti aerei e ad avere il passaporto, essenzialmente nulla, a parte avere già il primo alloggio in cui andrete a dormire, perché vabbè, oltre al passaporto che deve avere almeno 6 mesi di validità, quando atterrerete dovrete compilare un piccolo documento per l'immigrazione che vi chiederà l'indirizzo di dove andrete ad alloggiare almeno la prima notte, ecco, non dovete specificare tutto l'itinerario che farete. Tra l'altro quando sono andato io era anche vietato introdurre carne di maiale, se non sbaglio, ma comunque te lo comunicano in aereo e quindi prima di atterrare se c'è qualche problema te lo risolvono. Quali sono le attività che devo prenotare prima di partire? Allora, essenzialmente vi consiglio di prenotare con largo anticipo musei particolari, tipo il museo d'arte digitale che sono andato a visitare, il museo Ghibli, se siete interessati all'animazione del maestro Miyazaki, e in più tutti quegli alloggi speciali tipo i ryokan, per capirci, perché quelli lì vanno via veramente molto alla svelta, è come il pane, oppure dai monaci sul monte Koyas, perché veramente vi troverete se no a non avere scelta per prenotare. Ehi boss, ferma un attimo, ma tu non sei iscritto. C'è tanta gente che guarda i miei video e non è iscritta e nemmeno mi molla un like. Quindi fammi un piacere, visto che mi sto facendo un mazzo tanto per produrre questi contenuti, iscriviti, metti un like e lasciami un commentino. Grazie mille. Conviene il JR Pass o si può anche stare senza? Allora dipende moltissimo dal vostro itinerario, perché se decidete di spostarvi da Tokyo nel 90% dei casi è vantaggioso. Esempio, voglio andare a Kyoto e poi voglio andare anche a Hiroshima, allora è meglio prenderlo. Però io mi ero calcolato il prezzo dei singoli di biglietti prima di capire se veramente ne valeva la pena. Il costo è importante perché almeno al tempo, quando siamo andati noi, una settimana costava 300 euro, mentre le 2 settimane costava 500. I trasporti costano un sacco in Giappone, anche prendere i biglietti singoli costa abbastanza soldi. Ragazzi, non ho mai imbarcato un bagaglio, è semplice come cosa, e poi consigliarmi delle compagnie aeree. Allora, imbarcare il bagaglio è una stupidata, francamente. L'unica cosa che vi suggerisco, ad esempio, è che io, ad esempio, dentro il bagaglio che metto in stiva inserisco sempre un Apple AirTag, che così nel caso vada smarrito almeno so sempre dov'è il bagaglio, ecco. Quali compagnie aeree consigli? Noi abbiamo viaggiato con Ita Airways e ci siamo veramente trovati da Dio, anche l'aereo era veramente tanta roba. Un amico ha viaggiato con Air China facendo scalo a Pechino, mentre l'Ita Airways è un diretto, anche lui si è trovato bene. Abbiamo conosciuto però un altro italiano in Giappone che era venuto con Air China
China e gli avevano smarrito i bagagli durante lo scalo a Pechino, quindi vedete voi, ecco. So che adesso hanno implementato anche la compagnia ANA partendo da Milano, e però quella non l'ho provata e non so darvi maggiori delucidazioni. Ragazzi, raggiungere la foresta di Arashiyama è semplice, sì. Se sei a Tokyo c'è da prendere, sembra un autobus se non erro, e ti porta direttamente all'imbocco della foresta. Quando arrivi ad Hiroshima è facile poi arrivare sull'isola di Miyajima, e poi penso che una notte di hotel vada pernottata. Voi avete pernottato o in una giornata siete tornati? Allora no, noi abbiamo dormito una notte a Hiroshima, siamo ripartiti subito l'indomani mattina. Se avete tempo io vi consiglio di passare almeno un'intera mezza giornata a Hiroshima e almeno un'altra intera mezza giornata sull'isola di Miyajima. Raggiungerla è molto facile, ci sono i traghetti che partono nella zona del monumento alla pace, però sì, cioè, in una giornata secondo me si sta un po' stretti, ecco. In un giorno e mezzo invece secondo me è l'ideale, ecco. Come funziona il noleggio bici in Giappone? Allora, noi abbiamo noleggiato solo quelle che abbiamo preso a Kamakura e non ci hanno chiesto niente, ci hanno solo fatto pagare e non hanno voluto assicurazioni, carte di credito, niente, ecco. Hai qualche consiglio per il sushi? Ne ho provati 3, sono stati tutti deludenti. Allora, consigli particolari? No, se non dirvi di rivedere i video che ho pubblicato, perché ce ne sono un paio, tipo lo stand-up sushi vicino al tempio Sensoji e quello invece sul lago Kawaguchi, che erano veramente molto buoni. Per gli altri invece vi consiglio, per evitare magari cose un po' più turistiche, di scrivere su Google Maps sushi però scritto con i caratteri giapponesi, perché se lo scrivete con i caratteri in giapponese vi escono tante più soluzioni di ricerca che di solito non sono tipicamente turistiche, ma sono dedicate ai locali, appunto perché è scritta in giapponese con i kanji e gli hiragana e katakana. È uscito un nuovo video, si organizza un nuovo tour, sarei molto interessato. Come faccio a contattarti? Se mi volete contattare scrivetemi nei direct su Instagram a questo profilo qua e non appena posso cerco di rispondervi. Mi sono arrivate delle altre domande, quindi le integro al video. Allora, dove li trovate i posti in cui andare a mangiare? Come ho spiegato prima, è utile provare a scrivere su Google Maps con le scritte in giapponese anche per la ricerca dei sushi o di ristoranti particolari. Noi ci siamo sempre affidati alle recensioni di Google Maps e siamo sempre stati più che soddisfatti. Anzi, francamente non ricordo una volta che abbiamo mangiato male, quindi tanta roba. Voi come bagagli avevate solo gli zaini o anche valigie? In caso le avevate, come facevate con gli spostamenti? Allora, noi non avevamo valigie, ci siamo arrangiati solo con zaino grande e zaino piccolo. Questi, per intenderci, uno da 38 litri perché è comodo per portare la maggior parte degli oggetti. Questo è un Ferrino Finisterre, l'altro invece un normalissimo zaino dell'Ispac per girare durante il giorno. Questo perché noi siamo un po' pazzerelli, però preferiamo essere agili piuttosto che doverci portare in giro delle valigie. Questo perché se dobbiamo cambiare casa, ma nel mentre vogliamo andare a visitare qualcosa, con gli zaini possiamo farlo, mentre avendo le valigie la cosa diventa un po' più complicata. In più, gli alloggi solitamente vi fanno entrare dal primo pomeriggio, se non dalle 3/4, quindi capite bene che stare in giro tutta la mattina con delle valigie anche non è il massimo, ecco. Quindi noi ci siamo arrangiati solo con gli zaini. Tra l'altro, per il volo, essendo voli su tratte molto lunghe, questo ve lo fanno passare come normale bagaglio a mano, questo invece ve lo fanno mettere nella cappelliera, quindi spesa zero praticamente. Questione locker bagagli, ne abbiamo trovati diversi di locker per i bagagli se volevate posizionarli. Occhio però che non sono sempre molto spaziosi e quindi non sempre ci stanno le valigie. Gli zaini delle dimensioni che vi ho fatto vedere ci stanno tranquillamente, però valigie rigide
occhio. Ah, ecco, a proposito, una delle mie paure peggiori è quella di arrivare lì e non riuscire ad orientarmi con i vari trasporti per le varie mete e quindi come raggiungerle, ad esempio con il sistema complesso di metropolitane di Tokyo. Voi come avete fatto per orientarvi al meglio e non avevate problemi con i mezzi di trasporto? No, con i mezzi di trasporto nessun tipo di problema, anzi i mezzi di trasporto pubblici giapponesi sono i migliori in assoluto, posso confermarlo. Ho visto Shinkansen fare 1 minuto di ritardo, quindi lasciamo perdere rispetto alla nostra concezione europea, diciamo. Sì, è molto facile perdersi, ma se sapete utilizzare come si deve Google Maps, come vi spiego più avanti, allora diventa tutto molto più semplice. Infatti, se voi volete andare da un punto A a un punto B e selezionate invece che a piedi, selezionate con i mezzi, Google Maps vi dirà esattamente quali sono le metro, cioè il numero di metro che dovete prendere, con gli orari addirittura, e quindi non avrete nessun problema. Poi all'interno delle stazioni o delle metro dovete affidarvi alla cieca, praticamente ai cartelli che leggete. Ci sono logicamente numerose uscite a seconda della metro in cui siete o della stazione in cui siete, e voi dovete seguire però sempre il cartello del colore giusto per la vostra uscita. Quindi è abbastanza semplice, ecco, sbagliata una volta, sbagliata 2 volte, alla terza vedrete che non sbaglierete più. Per gli alloggi avete cercato tipo su Booking anche i ryokan con la cena tradizionale? Sì e no. Per gli alloggi normali, quindi appartamenti, bed and breakfast oppure ostelli, vi suggerisco caldamente di cercarli su Airbnb, perché quando avevo fatto io la ricerca degli alloggi c'erano prezzi imparagonabili rispetto a quelli che trovavo su Booking. Su Booking invece trovate più che altro hotel, e se volete risparmiare ve li sconsiglio, però su Booking trovate tutti i ryokan o comunque quelle esperienze un po' particolari che costano una discreta cifra. Airbnb per gli alloggi normali, Booking invece per i ryokan o per i monaci, se vi interessa. Dove hai trovato le info per fare l'itinerario e come hai fatto a strutturarlo? Bene, allora, dove lo trovate? Ragazzi, esistono 3000 agenzie di viaggi al mondo e quindi potete vedere benissimo gli itinerari che propongono e poi in base a quello scegliete le cose che più vi interessano. Per invece spiegarvi come ho fatto a strutturare il mio itinerario è un bel casino. Vi spiegherò più avanti come ho fatto, però poi nel dettaglio è un po' difficile da spiegare adesso. Se volete una serie dedicata solo alla costruzione di un itinerario posso pensare di strutturarvela, però essendo che è un bel lavorone fatemi almeno arrivare 100 like questo video, per piacere, anche perché poi si tratterà di fare veramente delle puntate anche da 30-40 minuti dove vi spiego dalla A alla Z come creare il vostro itinerario, che può valere in questo caso per il Giappone ma che vale benissimo per qualsiasi altra meta voi vogliate andare a visitare. Se ti va poi ci dici più o meno quanto hai speso. Sì, vi dico quanto ho speso e poi mi ricollego anche a molte altre domande che mi sono state fatte. Allora, noi per 20 giorni tutto compreso abbiamo speso più o meno 4.000 euro. Dico più o meno perché in realtà anche con 3.000 ci stavamo dentro, ma ci siamo tenuti 1.000 euro di margine per fare cose in più, cose extra, comprare regali, comprare robe particolari, eccetera. Io ad esempio mi sono preso 200 euro di yukata, che è il kimono per stare in casa, quello semplice, ma potevo benissimo farne a meno, ecco. Però vi spiego dopo nel dettaglio. Allora, altri suggerimenti. Come vi dicevo, scrivere in giapponese, ad esempio su Google Maps, per fare ricerche su locali tradizionali è vantaggioso perché vi fa comparire nuovi locali nella ricerca e in più solitamente non sono turistici. Cosa importantissima, le applicazioni indispensabili quando vai in Giappone o perlomeno vai all'estero. Sicuramente Google Maps, perché senza di quella sei veramente fregato, soprattutto per ricercare i locali per bere, mangiare, eccetera, ma anche per trovare le combinazioni giuste per i trasporti. Quindi se voi selezionate invece che macchina o a piedi i trasporti pubblici, Google Maps vi dà tutti i cambi che dovete fare per arrivare da un punto A a un punto B.
salvavita. Get Your Guide, molto utile se vuoi fare delle esperienze particolari. Indispensabile in Giappone la funzione di Google, quella che fa da traduttore, cioè dove voi inquadrate con il telefono una scritta e lui in automatico ve la traduce in italiano. È veramente indispensabile per leggere menu, cartelli, eccetera eccetera. Inoltre importante, abbiamo scoperto anche Uber, perché in alcune zone dopo un certo orario non ci sono più le metro e quindi chiamare qualcuno per farvi venire a prendere con una macchina è indispensabile. Spese che spesso vi scordate: wifi oppure una sim locale. Noi eravamo in 3, abbiamo preso un pocket wifi, una saponetta, e abbiamo speso 80 euro di tutto per 20 giorni, quindi vedete voi, tutto illimitato. Le tariffe delle sim locali non le so francamente. Assicurazione viaggio, che nessuno mai conta, però quando fai un viaggio fuori dall'Europa soprattutto vi consiglio di fare un'assicurazione viaggio. Anche lì per 20 giorni avevo speso più o meno 60 euro. Avevo usato Ciacca se non sbaglio, comunque poi vi lascio il link qua sotto. Il JR Pass, ragazzi, poi ne parleremo meglio. Anche qua partiamo dai 300 euro a testa per una settimana di pass. Costano molto anche i trasporti singoli con le schede della Suica e della Pasmo, che devono essere poi ricaricate quando ti finisce il credito, e in più ci sono i musei particolari, quelli costano qualche soldino e in più, come vi dicevo prima, vanno prenotati anche per tempo. Come funziona il JR Pass? Allora, tu puoi richiederlo non prima dei 3 mesi in cui tu andrai a fare la visita. Ti viene spedito a casa un tagliandino che poi, una volta che vai in Giappone, devi consegnarlo e loro ti danno in mano il JR Pass, quello vero. Quando loro te lo danno, tu devi già sapergli dire da che giorno vuoi che venga attivato, perché ad esempio noi siamo arrivati a Tokyo, abbiamo passato una settimana a Tokyo, però quella settimana lì non abbiamo usato il JR Pass, abbiamo usato le Suiche o le Pasmo. Quando poi abbiamo deciso di spostarci verso Kyoto, allora abbiamo deciso di iniziare ad attivare il pass, quindi dovete sapergli dire quando attivare il pass. Inoltre, quando avete il pass non avete il posto riservato sugli Shinkansen. Se voi volete un posto riservato dovete andare o alla stazione degli Shinkansen oppure trovare queste macchinette che vi permettono di prenotare il posto del treno all'orario specifico, perché se no sullo Shinkansen potete salire ma potete occupare solo i posti liberi oppure dovete stare in piedi, però su tratte anche di 2 ore un po' lunghina, ecco. Se potete usate una VPN. Io non sponsorizzo VPN, ma un amico che è andato in Giappone attaccandosi ai wifi in mezzo alla strada si è beccato un bel virus sul telefono, quindi occhio, ci sono anche delle VPN gratuite volendo. Occhio ai tatuaggi, soprattutto se andate negli onsen, perché potrebbero farvi delle storie, perché in Giappone il tatuaggio riconduce alla Yakuza e quindi non è molto ben visto, soprattutto negli onsen pubblici potrebbero farvi uscire. I ryokan e strutture particolari, come vi dicevo, queste costano un bel po' di soldi e vanno prenotate con molto anticipo, quindi è una delle cose che veramente fa più lievitare il prezzo del viaggio in assoluto, insieme al JR Pass. C'è la strategia della valigia per i souvenir, ovvero che se avete tanti souvenir da portare a casa e siete magari in 2 o 3 persone, potete comprare una valigia, riempirla di roba da portare a casa e poi la aggiungete al carico da stiva dell'aereo, così dividete un po' i prezzi fra tutti i partecipanti, ecco. Altro suggerimento che mi è venuto in mente è l'utilizzo dei contanti. Il Giappone è un paese che utilizza appunto ancora moltissimo il contante, quindi vi suggerisco o appena atterrate magari di prelevare dei soldi ad un ATM dei combini, sono i più comodi francamente, oppure prima di partire contattare la vostra banca, farvi scambiare una certa quantità di denaro contante in yen prima di partire. Presa in generale, come risparmiare a disponibilità economiche a seconda di cosa si vuol fare. Allora, prima di tutto per risparmiare vi consiglio ostelli o bed and breakfast. Noi non siamo mai andati in alberghi, abbiamo solo preso stanze di bed and breakfast o in ostelli e siamo riusciti sempre a stare
stare sui 30 euro a testa a notte, che è un buon prezzo. Per quanto riguarda le esperienze particolari, c'è poco da fare, lì bisogna spendere, tipo le notti particolari nei ryokan o dai monaci, devi mettere in conto che almeno spendi 200 euro a testa. Una grossa spesa, come vi dicevo, è quella del JR Pass, quindi capite bene che se fate un viaggio solo a Tokyo potete benissimo fare senza il JR Pass, quindi almeno 300 euro a testa. Se invece iniziate a spostarvi, sono 300 euro e palanche che iniziano a volare così come se niente fosse. Quindi in base al vostro itinerario dovete per forza più o meno prendere il JR Pass, che sono almeno 300 euro a testa. L'inglese serve veramente a pochissimo, perché 8 giapponesi su 10 non sanno l'inglese. Fortunatamente di solito le strutture ricettive o quelle nazionali, come stazione dei treni, un aeroporto, ci sono persone che masticano l'inglese, ma se tu sei per strada è molto difficile che il giapponese ti risponda in inglese. Molti ti fanno così perché non parlano con gli stranieri e non sanno comunicartelo. Un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che la mattina non apre nessuno presto, o meglio, noi quando siamo andati almeno prima delle 10 trovavi tutto chiuso praticamente, a parte i combini, chiaro. Quindi occhio se organizzate delle visite particolari oppure volete andare a scoprire dei posti nuovi prima delle 10 della mattina, lì rischiate veramente di trovare tutto chiuso. Mentre la sera, allo stesso modo, chiudono molto presto, quindi già alle 5 o alle 6 le cose iniziano a chiudere, perché loro cenano anche molto presto. Chiudono presto, intendo le attrazioni o le visite ai musei, per dire. Chiudono comunque presto rispetto a noi i ristoranti, cioè già dalle 10:30 in avanti si fa molta fatica a trovare cose aperte, o comunque in tanti iniziano già a chiudere, perché loro appunto cenano alle 6, alle 7, alle 8 è già tardi per loro, alle 9 ci vanno i turisti, dalle 10 in poi appunto iniziano a chiudere. Ok, voglio andare in Giappone, voglio organizzarmi il viaggio da solo. Come si fa? Bella domanda, nel senso, occhio, perché se è la prima volta che lo fate, organizzare un viaggio da qua al Giappone non è molto semplice. Dovete stare attenti a tante cose, possono succedere dei contrattempi o degli imprevisti e dovete per forza riuscirvi ad arrangiare in qualsiasi situazione. Quindi se è il primo viaggio che organizzate da zero, vi suggerisco di allenarvi un pochino prima, magari con qualcosa di più vicino, perché già solo utilizzare le applicazioni Google Maps, che è essenziale, è tanta roba. Intanto vi suggerisco di capire quanti giorni potete stare e da quello partite. Poi dovete stabilire quali località volete per forza visitare, quindi non so, Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka, eccetera eccetera, e poi partendo dalla città, dalla zona che volete visitare per forza, organizzate ogni giorno per toccare tutti i punti che le stanno vicino. Mettete in conto che non si può vedere tutto se andate in Giappone una volta, ma dovete cercare appunto di visitare le cose che veramente vi toccano di più. Se è la prima volta, ad esempio, vi suggerisco senz'altro, se avete il tempo, di fare Tokyo, Kyoto, Nara e Hiroshima se potete. Tutte le altre zone francamente ve le consiglio se avete più di 2 settimane a disposizione, perché sono un po' extra, se no dovete veramente fare delle corse da UFO e vi godete poco il viaggio, credo. Noi infatti abbiamo aggiunto Monte Koya piuttosto che il Monte Fuji, piuttosto che Kamakura, proprio perché avevamo 20 giorni a disposizione, ecco. Però non erano tappe principali, erano un po' di contorno, diciamo, a riempire dei giorni che avevamo tra una cosa grossa e un'altra, ecco. Per quanto riguarda le spese, allora essenzialmente siete fortunati se riuscite a spendere fra i 700 e gli 800 euro per il volo. Dopodiché ci mettete 30 euro a notte e dopodiché ci mettete 10 euro di trasporti al giorno e poi ci mettete per stare larghi altri 30 euro di cibo e stupidate. Quindi sono 3 più 3, 6 e 1, 7. Fate conto 70 euro al giorno se state a Tokyo
sono 490 euro per una settimana, diciamo 500. Se poi volete anche togliervi qualche sfizio in più, allora siamo sui 700 euro a settimana, solo Tokyo. Se invece decidete di prendere dei treni per spostarvi, allora come vi dicevo il prezzo inizia a lievitare. Fate conto comunque circa sempre 700 euro a settimana più trasporti importanti tipo Shinkansen eccetera eccetera. Noi abbiamo fatto 3 settimane, quindi 7, 14, 21 più 500 euro di JR Pass, che sono praticamente 3000 euro, e poi abbiamo tenuto come margine altri 1000 euro come vi dicevo. Il nostro itinerario: allora, noi siamo atterrati a Tokyo verso circa le 11:30 della mattina e dopodiché siamo andati subito al nostro alloggio e poi abbiamo fatto un giro nella zona dove c'era il nostro alloggio. Eravamo a Asakusa e abbiamo passato il resto della giornata girando appunto lì ad Asakusa dove c'è il tempio Sensoji. Dopodiché siamo andati in zona parco di Ueno dove poi abbiamo trovato qualcosa da mangiare e poi siamo andati a Nanna. Fine della prima giornata. Gli altri giorni, come vi dicevo, siamo stati sempre lì in zona dove avevamo l'alloggio. Abbiamo fatto 3 giorni in zona Asakusa e limitrofe logicamente, poi ci siamo spostati, siamo andati a Shinokubo a dormire e abbiamo visitato le zone limitrofe a Shinokubo, quindi tipo Shinjuku, tipo Shibuya, queste zone qua. Dopodiché al sesto o settimo giorno, non ricordo, abbiamo preso lo Shinkansen per andare a Kyoto, dove siamo stati 3-4 giorni. Arrivati a Kyoto siamo andati a visitare la sera il quartiere di Gion dove si possono vedere le geishe la sera. Dopodiché il giorno successivo abbiamo fatto foresta di Arashiyama, il Tempio d'Oro. La sera siamo andati nel Ryokan dove vale la pena un po' viverlo perché sennò se ci vai solo a dormire non ha senso. Quindi siamo andati verso le 5, c'era la cena alle 6 o alle 6:30 che dura parecchio perché è cucina kaiseki, quindi ti portano tutti i piattini, tutte le portatine, dura parecchio appunto. Poi ci siamo goduti un po' la camera, siamo andati a fare il bagno nell'onsen e poi era ora di dormire. Il giorno dopo abbiamo cambiato alloggio, siamo andati a visitare ancora Kyoto. Se non sbaglio siamo andati al Fushimi Inari e poi il giorno successivo abbiamo dedicato la giornata interamente a Nara. Poi da lì ci siamo presi su e siamo andati sul Monte Koya, abbiamo visitato il Monte Koya in giornata, abbiamo dormito dai monaci e l'indomani mattina siamo scesi dal Monte Koya, andati direttamente a Kobe per mangiare la ciccia e è partita a mezza giornata. Poi siamo tornati a Osaka dove siamo entrati nell'alloggio e ci siamo goduti la serata praticamente. Giorno dopo ancora siamo andati a Hiroshima, quindi mezza giornata persa praticamente la mattina, e quindi poi siamo andati appena arrivati a visitare l'isola di Enoshima perché ci interessava molto visitarla. Ritornati la sera a Hiroshima, girata per i vicoli di Hiroshima e si va a letto. L'indomani mattina puntavamo ad andare a Kamakura, sì, che era molto distante, quindi nel tornare indietro ci siamo fermati al castello di Himeji e poi il resto della giornata l'abbiamo passata di solo trasporto praticamente e come vedete nei video siamo arrivati a Kamakura verso sera. Giorno successivo Kamakura intera giornata, visita dei templi col noleggio delle biciclette come avete visto nei video, visita dell'isola di Enoshima e basta. L'indomani siamo andati a visitare il Monte Fuji, quindi un'altra giornata dedicata praticamente a trasporto, visita del Fuji e arrivo sul lago Kawaguchi dove siamo arrivati verso sera e abbiamo fatto un visitino nel paese dove abbiamo mangiato il sushi più buono del viaggio. Giornata successiva si riparte dal lago Kawaguchi, si torna a Tokyo dove arriviamo verso sera e facciamo una mezza giornata tranquilla. L'indomani successivo ci siamo tenuti un'intera giornata sempre tranquilla per visitare Tokyo come dall'ultimo
l'ultimo video che ho pubblicato, perché dopo tanti giorni di spostamenti siamo tornati verso l'aeroporto di partenza, ci siamo presi un attimo una giornatina di calma per prendere fiato. Ultimo giorno, sveglia la mattina per andare a visitare il mercato di Tsukiji che ci mancava, e poi al pomeriggio siamo andati a visitare Nikko, veramente molto bella. Lì vi serve almeno mezza giornata perché è veramente molto grossa e ne vale veramente la pena visitarla. Dopodiché la sera siamo ritornati a Tokyo, abbiamo fatto un po' di serata e l'indomani mattina con tranquillità ci siamo svegliati e siamo andati in aeroporto per poi tornare a casa. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero di aver risposto un po' a tutte le domande che avevate. Se ne avete ancora sapete dove scrivermele, magari qua nei commenti. Se non vi rispondo nei commenti, contattatemi al profilo di Instagram. E basta, per questo video dovrebbe essere tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!